Signori, oggi sono davvero super emozionato e forse l'avrete notato un pochino così anche voi, perché mi è appena arrivato un super pacco da parte di Asus. Non ho resistito, perdonatemi, l'ho già aperto e il suo contenuto per gli amanti della tecnologia e dell'informatica come me e come voi è davvero tanta roba. Perdonatemi l'euforia, ma ora lo vediamo insieme. Asus lo definisce il portatile del futuro e quindi sì, avrete già almeno intuito il suo contenuto, ma credetemi, c'è davvero da strapparsi i capelli di testa, o almeno i pochi che ci sono rimasti. Alcune specifiche tecniche: Intel i7 1165 G7 di 11ª generazione, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD super veloce, scheda grafica GPU Nvidia GeForce MX 450 da 2 GB e insomma è una bella bestiolina. Guardate com'è bella la finitura in alluminio, il colore è blu, un celeste molto particolare che forse nella registrazione vi sembrerà verdognolo, ma in realtà è blu. Io l'ho già provato per qualche ora, ho installato i miei software e intanto vi dico che è sì bellissimo esteticamente, ma tende a mantenere un po' troppo le impronte. Sul lato sinistro abbiamo una HDMI 1.4 e ben 2 porte Thunderbolt 4 super veloci. Potrete anche collegarci dei monitor esterni, ma non vi servirà. Sul lato destro invece uno slot micro SD sempre molto utile e richiesto, ma quasi mai presente, ma qui invece c'è ed è molto veloce, un jack per le cuffie e una USB classica 3.2. Il versante connettività è completato dal Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 incorporati. Infine nella parte inferiore troviamo questo supporto in similtessuto che può essere piegato in questo modo e utilizzato per rialzare posteriormente il laptop di qualche grado. Molto utile durante la digitazione. E rialzare questo laptop ci sarà molto utile anche per quanto riguarda l'audio, affidato a queste due casse stereo poste nella parte inferiore, tra l'altro audio certificato Harman, che essendo posizionate in questo modo fanno, perdonatemi il termine poco tecnico, sbattere il suono contro il tavolo, la superficie comunque su cui è appoggiato il portatile, creando un audio tridimensionale e molto avvolgente. Quasi dimenticavo, nella confezione troviamo anche il suo caricabatterie da 100 watt senza uscita, presa di ricarica proprietaria, ma abbiamo una bellissima Type-C, quindi massima comodità di ricarica ovunque noi dovessimo trovarci. E conclude la dotazione abbastanza ricca, devo dire, il manuale di istruzioni piccolino comunque presente, una penna, uno stylus, in quanto i display sono touch a 4096 livelli di pressione. Abbiamo anche due tastini dedicati direttamente sullo stilo, è molto preciso, tanta roba se dovete utilizzarlo per lavorare, disegnare, eccetera eccetera. E infine nel pacco principale abbiamo anche questa bella custodia in tessuto pensata proprio per questo portatile. Ma ora, bando alle ciance, andiamo ad aprirlo insieme e scopriamo cosa ci attende al suo interno. Esatto ragazzi, come suggerisce anche il suo nome, Asus ZenBook Duo UX482E per la precisione, questo portatile è dotato di due display, un 2 in 1. Particolarissimo. Display principale da 14 pollici Full HD, questo è il massimo grado di inclinazione. Vi faccio notare le cerniere, anche queste molto particolari. Guardate, quando andiamo ad aprire il portatile si alza leggermente anche quello inferiore, in modo da poterci facilitare la lettura. Tra l'altro Asus ha ingegnerizzato anche il sistema di raffreddamento facendolo passare proprio da queste fessure che si vengono a creare tra i due display. Ecco, forse così riuscite a vedere meglio il sistema di ventole e di griglie poste lì in mezzo. Comunque è sempre molto silenzioso. Invece il display inferiore, che Asus chiama ScreenPad Plus, è da 12.65 pollici di diagonale 1920x515 pixel. Entrambi sono con trattamento antiriflesso, in realtà c'è una sorta di pellicola utile per non mantenere le ditate, in quanto sono entrambi touch. Ma ora andiamo ad accenderlo insieme.
molto veloce nell'avvio. Nella parte superiore abbiamo, oltre alla cam, anche un sensore ad infrarossi che sblocca il portatile con il nostro volto. Ecco qui che si è avviato il display multitasking. Vi faccio notare che possiamo premere sul display per andare a chiudere le icone. È davvero bellissimo, amici. Tanta roba. Vi faccio notare un particolare: nonostante il mio display, lo spessore è ridotto, è inferiore ai 17 mm e il peso di circa 1,5 kg. La batteria, l'ho provato per un giorno intero, garantisce all'incirca 6-7 ore di autonomia tenendo attivi entrambi i display. Volendo possiamo anche disattivarne uno tramite questo tasto qui dedicato, però non lo so, non è bello senza il suo display, che è proprio il valore aggiunto. Talmente attratto dai display non vi ho parlato della tastiera, che è ovviamente posizionata più in basso del normale. Questo ci preclude la possibilità di avere dei poggiaporsi. Dovremo appoggiare le mani sulla superficie dove possiamo, insomma. Però nonostante ciò la tastiera è più compatta ma molto comoda nella digitazione. Non ho avuto problemi in tal senso, cosa che invece mi è successa con il touchpad. Il mouse, come vedete, è piccolino, un po' sacrificato, è molto preciso, ma qui ci viene in soccorso sempre il secondo display, in quanto, guardate, con un triplo tap andiamo ad attivare la modalità touchpad gigante con le gesture completamente attive, quindi ottimo anche sotto questo aspetto. Ma come funziona il secondo display? Beh, esattamente come fosse un secondo display, un secondo monitor. Io ora ho posto la barra di Windows qui in basso, andiamo ad aprire Mozilla, il mio browser internet. Guardate, possiamo muovere il browser dove vogliamo, anche nel display più piccolo, ovviamente facendo i conti con un display più largo che lungo, ma è comunque molto comodo. Possiamo inoltre utilizzare entrambi i display. Ad esempio, io ora sto guardando un video sul display principale e leggendo i commenti nel display qui in basso. Come vi ho detto, è touch, quindi possiamo muoverci tranquillamente sia su un display che sull'altro in questo modo. E il secondo display è dotato di un suo menu completamente personalizzabile e richiamabile all'esigenza, che ci permette di fare diverse cose, come regolare la luminosità, switchare. Apriamo ad esempio una cartella, ecco qui, con un tasto switchiamo quello che c'è su un display sull'altro rapidamente, oltre a poter accedere ad alcune applicazioni. Il tastierino numerico, in quanto è assente su questa tastiera, un sistema per prendere appunti velocemente, sfruttando magari anche la penna che, come vi ho detto, registra fino a 4096 livelli di pressione. Scriviamo qualcosa di utile. Ciao raga, molto preciso. Ma facciamo qualche esempio pratico e perdonatemi le inquadrature, ma non so davvero come riprendere questo prodotto così atipico, così particolare. Prendiamo in causa Adobe Premiere Pro CC, il programma che io utilizzo per modificare, renderizzare, editare i miei video. In questo caso abbiamo sul display superiore il programma vero e proprio, e invece nel display inferiore possiamo andare ad abilitare una sorta di pannello dedicato e completamente personalizzabile, non solo per Premiere ma anche per Photoshop, Lightroom, After Effects, insomma tanti programmi. Ed ecco che il secondo display diventa una sorta di console. Con il rotellone di sinistra possiamo muoverci di fino nel video, mentre con il rotellone di sinistra possiamo zoomare. Oltre ai comandi come il marcatore, vai a inizio video, vai a fine video, renderizza, eccetera eccetera. Comunque, ve l'ho detto, sono comandi totalmente personalizzabili e facilmente gestibili. O ancora, gli amanti del gaming potranno posizionare nella parte inferiore nel secondo display il loro programma preferito per i live streaming, come ad esempio OBS, mentre nel primo display giocare. In questo caso siamo su Asphalt 9 con i massimi dettagli possibili da questo gioco, e nonostante noi ci troviamo in una situazione senza alimentazione esterna, quindi affidati unicamente alla batteria integrata, beh, come vedete la fluidità è davvero eccellente.
e anche su giochi più impegnativi, come vedete, non c'è nessun tipo di problema. Sì, magari munitevi di un mouse decente, perché con questo non potrete giocare agli sparatutto, però guardate, sopra sto giocando e nello schermo in basso sto guardando il mio ultimo video. Nessun tipo di problema anche nell'apertura di più programmi contemporaneamente. Guardate, ora vado ad aprire fogli di Excel, li pongo nella parte qui inferiore, mentre in alto ho Word, quindi posso sfruttare entrambi i software. E andiamo a provare proprio la tastiera. Ciao amici di Addicted to Tech, come state oggi? Come avete visto, nonostante le dimensioni compatte, è comunque molto precisa. La tastiera non flette in nessun punto, forse proprio perché nella parte bassa, sotto di lei c'è la mega batteria, è davvero comodo. La qualità del display in sé invece è anch'essa molto buona, ovviamente non è un pannello super professionale, ma sa il fatto suo. E vi faccio notare che anche con molta luce direttamente sul display, ora ho acceso un faretto, ora accendo anche il secondo, sempre sul display, si vede sempre molto bene, è molto luminoso. Mi ha stupito molto in positivo invece la qualità dell'audio, che non è altissimo, è vero, ma è molto nitido, ci sono alti, bassi, in buona misura. Molto simpatica inoltre la suite di Asus, che ci permette, tra le altre cose, di effettuare un mirroring, una condivisione rapida del nostro smartphone sul laptop. Accettiamo e siamo subito connessi. Comunque ragazzi, il fatto che entrambi i display siano touch è di una comodità disarmante. Poi vabbè, sarà sicuramente un po' perché questo portatile è nuovo, quindi con poca roba preinstallata al momento, però è davvero sempre molto fluido. In questo caso possiamo mettere 3 applicazioni qui sotto in fila, sta tutta alla vostra fantasia amici, potreste metterci anche Google Maps volendo, mentre sopra fate 1000 altre cose carine. Guardate i tempi di apertura, sono sempre molto rapidi e è fluidissimo, dai, niente da dire sotto questo aspetto. Quindi ragazzi, cos'altro posso aggiungere? Beh, lo avete visto anche voi, l'Asus ZenBook Duo è la macchina perfetta per chi cerca il multitasking, la produttività incapsulata nello stesso dispositivo. Non so nemmeno io come dirvelo, ma avere 2 display in un solo portatile comunque compatto da 14 pollici è una comodità davvero disarmante. C'è da fare un po' l'abitudine a una tastiera posta più in basso e più compatta rispetto al normale, però una volta che vi sarete abituati, credetemi, sarà difficile tornare a un portatile da 13, 14, 15 pollici classico. Sì, però c'è un piccolo problema amici, ovvero il prezzo. Ok, ora lo mettiamo un attimo da parte. Mi serve un po' di spazio libero per potervi aggiungere l'immagine dell'offerta presa direttamente dal mio canale Telegram TechBest Deals, dedicato appunto alle offerte e coupon dal mondo della tecnologia. Entrateci, link in descrizione dei video. Come vedete il prezzo, il costo di questo laptop non è indifferente, siamo sopra i 1600 euro per questa versione, diciamo leggermente sopra la versione base che ha un hard disk, un SSD, perdonatemi, da mezzo terabyte, questo è da 1 terabyte. Poi c'è la versione con display OLED che supera i 3000 euro, insomma arriviamo a prezzi davvero esagerati. Vale la pena quindi spendere tutti questi soldi per un portatile? Dipende tutto da voi. Come vi ho già detto, l'Asus ZenBook Duo è il portatile ideale per chi vuole lavorare, per chi ha tanta fantasia per sfruttare al meglio questi 2 display. Quindi se voi ricadete in queste categorie, beh, lui è decisamente adatto per voi, vi libera dall'ingombro di un secondo display separato, che comunque potreste sempre aggiungere grazie alle 2 porte Thunderbolt. Invece non è adatto a tutti gli altri, non è adatto a chi vuole un portatile semplice, un laptop classico, diciamocelo. Lui va bene per tutto, anche per il gaming non
esasperato, si comporta degnamente. Io ho giocato anche a GTA 5 con dei tagli medio-bassi e funzionava discretamente, però è un portatile abbastanza tipico. Quindi se vi piace questo stile, se volete la produttività va bene, se cercate qualcosa di più classico e conservativo no. Detto questo, a me, l'avete capito, piace un botto, penso che diventerà il mio portatile, la mia macchina da lavoro principale, e forse soppianterà anche il MacBook Pro M1 che vi ho recensito qualche mese fa, perché con lui posso fare davvero tante cose con un solo dispositivo. Bene amici, questo è tutto. Spero che la recensione sia stata abbastanza esaustiva. È stato davvero difficile riuscire ad inquadrare e recensire questo prodotto. Tra l'altro questa, più che una recensione vera e propria, sono le mie opinioni dopo un paio di giorni di utilizzo. E anzi, ora ditemi voi cosa ne pensate di questo bel laptop così particolare. Trovate che sia interessante? Trovate che sia inutile? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, e per dubbi o domande chiedetemi quello che volete. Cercherò di rispondervi al meglio delle mie possibilità. E se questo video vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se l'avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Detto questo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addictions2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! Ah, stavo dimenticando, non che fosse così fondamentale, però è incorporata. Alexa, saluta tutti! Ciao! Ciao!